Verrà un momento nel quale potrete annullare la Torah per rifondarla. Cari amici, bentornati alla Barba di Aronne. Nel nostro ultimo episodio abbiamo parlato del dono della legge fatto da Dio al popolo di Israele sul monte Sinai, di come questa legge, la Torah, sia stata consegnata a Mosè in due forme. Intanto quella scritta, la cosiddetta Torah Shebiktav, che significa appunto che è nello scritto, contenuta nei libri del Pentateuco. Poi la legge orale, la Torah Shebe'al Peh, che è sulla bocca. Orale perché tramandata oralmente dai saggi e dalle loro continue discussioni sulla scrittura. Per questa legge orale c'era divieto di trascrizione, ma con le grandi diaspore, dopo le catastrofi romane, si decide, pur di non perderla, di raccogliere tutte queste tradizioni, scrivendole. Si trasgredisce una legge per un bene superiore, l'abbiamo sentito nel nostro brano iniziale, un brano che è tratto dal Talmud, che è proprio il corpus letterario che nasce dalla fissazione scritta della legge orale. Nell'episodio di oggi vedremo come, in un mondo segnato da guerre, da imperi che tramontavano, da nuovi domini, il Talmud riesca ad arrivare in Europa seguendo le migrazioni degli ebrei e a diventare il faro che orienterà il nascente nuovo mondo ebraico post-diaspora fino ai giorni nostri, lo studio per eccellenza. Per capire però come il Talmud arrivi in Occidente, in modo particolare in Spagna e in Italia, bisogna partire da un po' più lontano, nello spazio e nel tempo. Ai tempi del sommo sacerdote Yehoshua ben Gamla, che vive proprio durante la prima grande rivolta giudaica. Dobbiamo parlare di una sua ordinanza emessa intorno al 63 d.C. che viene riportata anche dal Talmud, che cita così: insegnanti per i bambini devono essere istituiti in ogni singola provincia e città e i padri devono portare i loro figli per studiare all'età di 6 anni e all'età di 7 anni. Con questa ordinanza di fatto Ben Gamla istituisce un sistema scolastico d'obbligo che insegnò alla popolazione, sin da bambini, a leggere le scritture. Questo obbligo rappresentò una vera e propria rivoluzione demografica, trasformando la fisionomia degli ebrei da popolo contadino a popolo alfabetizzato. D'altro canto, e ce lo siamo detti in diverse occasioni, la perdita del tempio e del sistema sacerdotale, del sistema dei sacrifici, rese più incisiva, ma proprio più necessaria l'alfabetizzazione voluta da Ben Gamla. La lettura e lo studio si sostituiscono ai sacrifici del tempio. E i sacrifici cosiddetti del cuore, le preghiere, lo studio della Torah, diventano nelle diaspore e nelle migrazioni un bene facilmente trasportabile. Nelle zone della diaspora e soprattutto nel bacino della Mesopotamia e Persia, la cultura ebraica, grazie all'alfabetizzazione, cresceva e si arricchiva. E a metà del 600, all'epoca dell'espansione dell'impero islamico, il popolo ebraico è già altamente alfabetizzato. La conquista islamica, se da una parte distrugge, dall'altra cambia molte cose in positivo. Crea un mercato globale dalla Spagna all'India, un'urbanizzazione in cui gli ebrei con il loro know-how unico riusciranno a cogliere le occasioni economiche migliori. Il grande impero musulmano e la sua rete di scambi, la nascita di megalopoli come per esempio Baghdad, trova gli ebrei pronti al salto, da agricoltori a mercanti. Qui le grandi accademie rabbiniche, unite allo studio, all'educazione, hanno formato una classe sociale che saprà cogliere più delle altre l'opportunità data dall'impulso agli spostamenti e ai commerci. Gli ebrei in questa espansione erano in grado di formare un network transcontinentale che parlava tante lingue ma aveva in comune un idioma, oltre ad una legge e a dei tribunali. Ed in comune aveva la letteratura talmudica come riferimento normativo alla vita quotidiana. Letteratura la cui diffusione è favorita ancora una volta in qualche modo dal potere islamico. Sotto i nuovi signori islamici che riconoscono l'autorità dell'esilarca, si rafforza l'amministrazione centrale delle comunità in Babilonia e crescono le accademie rabbiniche.
Quando poi la sede del califfato sarà trasferita a Baghdad, siamo intorno alla metà dell'VIII secolo d.C., il giudaismo babilonese si troverà così all'improvviso al centro culturale del mondo. Quando poi i giudei babilonesi si spostano ad ovest attraverso Egitto e Nord Africa, l'influsso culturale babilonese si sposta con loro. Ed è in questo momento che le influenze orientali arrivano fino agli ebrei spagnoli, manifestandosi in maniera preeminente attraverso la diffusione del Talmud babilonese. Ma di fatto, com'era in questi secoli della tarda antichità e poi dell'alto medioevo la condizione degli ebrei nei paesi prima cristiani e poi musulmani? Come si può facilmente pensare, la condizione ebraica era subordinata sempre al potente di turno. Per questo, sin dall'inizio, legata alle decisioni, per esempio, dell'impero romano. Il diritto degli ebrei di essere cittadini romani era sanzionato nel III secolo con la concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero, che prevedeva per gli ebrei pari diritti agli altri cittadini. Le restrizioni iniziarono subito dopo la vittoria cristiana. Con la svolta costantiniana, siamo nel IV secolo d.C., la condizione degli ebrei si modifica verso una netta separazione fra i due popoli ed un'inferiorità dichiarata del giudaismo, con una serie di proibizioni che confluirono prima nel codice di Teodosio, siamo nel V secolo, per restringersi poi ulteriormente nel VI secolo nel codice giustinianeo. Resta il fatto che nei paesi in cui la legge romana resta in vigore, l'ebreo è e rimane cittadino, limitato ma mai uno straniero, mai senza un proprio status giuridico. Con Gregorio Magno, siamo nel VI secolo d.C., si inizia a saldare la tradizione giuridica romana con le formulazioni ecclesiastiche, per definire e giustificare la presenza ebraica fra i cristiani. In questo periodo si inizia per esempio a riflettere se la conversione degli ebrei andasse perseguita con la forza, se le sinagoghe dovessero essere sequestrate e convertite in chiese. Si riflette sulla posizione degli schiavi cristiani in mano agli ebrei. Gregorio Magno ribadisce che la conversione deve essere spontanea, che le sinagoghe vanno assolutamente rispettate, ma anche che gli ebrei non potevano avere schiavi cristiani. Perché? Perché era una cosa questa che avrebbe minato la subordinarietà. Solo la perpetua servitù degli ebrei verso i cristiani, questo lo dirà bene Innocenzo III nel 1205 nella bolla Etsi Iudeos, poteva consentire la presenza ebraica tra i cristiani. Ma allora, in questa situazione di subordinazione, come si può diffondere il Talmud in Occidente? Per quanto riguarda la Spagna, le prime testimonianze certe della presenza ebraica risalgono agli ultimi secoli dell'impero romano. Nel 711 gli arabi invadono la penisola iberica e si stabiliscono. Anche in Spagna il patto di Omar, che dal VI secolo regolava i rapporti tra i musulmani e i popoli del libro, viene introdotto migliorando la situazione di vita degli ebrei, pur lasciando i non musulmani in una condizione di inferiorità. Questo miglioramento genera un periodo fertile, un periodo di grande creatività, periodo di apertura in cui i contatti tra le comunità ebraiche d'Oriente e di Occidente introdurranno il Talmud. Dalla terra di Spagna avrà origine la popolazione e la cultura sefardita, che ancora oggi rappresenta uno dei due grandi poli del panorama ebraico mondiale. Il nome sefardita nasce da Sefrad, la terra biblica che la tradizione ebraica identificava con la Spagna. Gli ebrei sefarditi hanno una propria lingua, il ladino, un giudeo-spagnolo di origine castigliana. L'altro fronte mediterraneo è poi quello italiano. Gli insediamenti italiani diventano all'inizio del Medioevo il crocevia culturale del mondo ebraico, la porta attraverso cui il Talmud babilonese e la sua cultura si trasferiscono nell'Europa centro-orientale, intrecciandosi con la cultura locale e trasformandola profondamente. Le coste italiane rappresentano l'origine della presenza ebraica in Europa. Dall'Italia, ma poi dalla Francia meridionale, dalla Francia provenzale, in questi anni gli ebrei si spostano liberamente in cerca di nuove occasioni di vita, insediandosi al di là delle Alpi, nelle città della Germania renana. Questi saranno i primi nuclei che rappresenteranno la culla dell'altro grande polo ebraico, il mondo ashkenazita. Ashkenaz è il termine ebraico
per definire la Germania. Il mondo ashkenazita è quello dell'ebraismo europeo centro-orientale, quello della lingua Yiddish, un mix di ebraico e tedesco medievale. Ovviamente in questi due poli, sefardita e ashkenazita, non ci sono differenze nella fede. Ci sono differenze nei costumi, nei riti, in generale nella cultura che hanno creato. Nel prossimo episodio, facendo un ulteriore passo avanti nella storia, vedremo come il periodo delle crociate, che coinciderà con un cambio di paradigma della visione che la cristianità ha di se stessa, darà un impulso, intanto allo sviluppo dell'antigiudaismo, che porterà a programmi di conversione forzata in gran parte dell'Europa, e poi a quello che la modernità definirà antisemitismo, quando il problema non sarà più la fede ebraica, quanto lo stesso essere ebrei. Vi ringrazio di essere stati con me anche in questo episodio. Se quello che ci siamo detti vi è piaciuto, vi ricordo come sempre di lasciarmi qui sotto un like e se volete di scrivere qualcosa nei commenti. Ci vediamo la prossima settimana. Leitraot!